Ciao a tutti! Siete pronti a mettere alla prova la vostra preparazione? Questo è il 17° episodio della nostra serie Quiz Patente B. 30 domande, risposte e spiegazioni pratiche per comprendere rapidamente le regole. Tenete i conti degli errori e vediamo insieme a che livello siete. Iniziamo subito! L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di integratori di sali minerali. Falso. L'idoneità alla guida può risultare compromessa quando si assumono sostanze che alterano attenzione, percezione, coordinazione o tempi di reazione, come bevande alcoliche, sostanze stupefacenti o alcuni farmaci con effetto sedativo. Gli integratori di sali minerali, invece, in condizioni d'uso ordinarie, non hanno un'azione che riduce direttamente le capacità psicofisiche necessarie per guidare. Per questo l'affermazione è considerata falsa. Dopo la firma del contratto di assicurazione RCA, responsabilità civile auto, l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente un elenco delle autocarrozzerie convenzionate, da contattare in caso di incidente. Falso. Dopo la sottoscrizione di una polizza di responsabilità civile auto, l'impresa assicuratrice rilascia la documentazione assicurativa necessaria a dimostrare la copertura, come il certificato di assicurazione e le condizioni contrattuali. Un elenco di autocarrozzerie convenzionate, invece, non costituisce un documento che debba essere consegnato automaticamente al momento della stipula. Può esistere come servizio aggiuntivo legato a specifiche formule o convenzioni, ma non rappresenta un rilascio dovuto in modo generale. È consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine veicolo L, veicolo C, veicolo H. Vero. Nell'incrocio rappresentato, il veicolo L può impegnare e superare l'intersezione per primo, perché non ha veicoli provenienti da destra che ne impongano l'attesa. Dopo il transito di L, il veicolo C si trova con la destra libera e può quindi procedere per secondo. Il veicolo H deve transitare per ultimo, poiché la sua marcia risulta condizionata dal veicolo C che proviene da destra e, finché C non ha liberato l'area di conflitto, H non può impegnare l'incrocio in sicurezza. Ne consegue l'ordine L, C, H. Il segnale raffigurato preavvisa una scuola secondaria statale. Falso. Il segnale con la scritta SOS indica la presenza di un dispositivo o punto di chiamata per richiedere assistenza e soccorso stradale. Serve quindi a segnalare dove è possibile chiedere aiuto in caso di emergenza o guasto. Non ha alcun significato legato alle scuole e non distingue tra tipi di istituti scolastici. Il segnale raffigurato preannuncia una deviazione per lavori in corso. Falso. Il segnale raffigurato indica una doppia curva pericolosa, precisando che la prima curva è verso destra. Richiama quindi a moderare la velocità e ad affrontare la sequenza di curve con prudenza, mantenendo una traiettoria regolare e una posizione corretta in corsia. Non riguarda deviazioni di itinerario né cantieri stradali. I veicoli che rispettano la normativa anti-inquinamento Euro 4 emettono una quantità di gas inquinanti maggiore di quelli omologati secondo la normativa Euro 0. Falso. Le classi Euro indicano quanto sono severe le regole sulle emissioni dei veicoli. Più la classe è recente e alta, più i limiti sono restrittivi. Un veicolo omologato Euro 4 deve quindi rispettare limiti di emissione più rigorosi rispetto a un veicolo Euro 0, che appartiene a una fase più vecchia e meno controllata. Di conseguenza, in condizioni paragonabili, un veicolo Euro 4 è progettato per emettere meno inquinanti rispetto a un Euro 0. Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi solo se sopraggiungono altri veicoli. Falso. Il segnale di fermata obbligatoria e dare precedenza impone sempre l'arresto completo del veicolo. L'arresto va effettuato in corrispondenza della linea trasversale di arresto. Se la linea non è presente,
L'arresto va compiuto prima di impegnare l'incrocio, nel punto da cui sia possibile controllare la strada senza invadere l'intersezione. Solo dopo essersi fermati, si può ripartire dando la precedenza a tutti i veicoli che circolano sulla strada a cui ci si immette, e verificando anche l'eventuale presenza di pedoni. Per questo motivo è falso dire che ci si debba arrestare solo se sopraggiungono altri veicoli. L'obbligo di fermarsi non dipende dal traffico. Nell'incrocio rappresentato nella figura, i veicoli transitano nell'ordine T, B, C, A. Falso. Nell'incrocio rappresentato nella figura, il tram T passa per primo perché, in assenza di indicazioni diverse, il veicolo che si muove su rotaie ha diritto di precedenza rispetto agli altri utenti che interferiscono con la sua traiettoria. Nella stessa manovra, anche il veicolo B può procedere contemporaneamente al tram, perché il suo passaggio non genera conflitto con la traiettoria di T. Una volta che T e B hanno liberato l'area di conflitto, il veicolo A può transitare successivamente. Il veicolo C deve transitare per ultimo, poiché risulta ancora condizionato dal passaggio di A e dalle regole ordinarie di precedenza applicabili dopo il transito del tram. L'ordine corretto è quindi T e B insieme, poi A, poi C. Il segnale raffigurato vieta ad un'autocaravan di massa complessiva pari a 6 tonnellate di effettuare manovre di sorpasso. Falso. Il segnale mostrato indica il divieto di sorpasso per gli autocarri e, più in generale, per i veicoli destinati al trasporto di cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Un autocaravan, anche se ha massa complessiva pari a 6 tonnellate, rientra nei veicoli destinati al trasporto di persone e non nel trasporto di cose, quindi questo specifico divieto non le è rivolto. Resta comunque necessario rispettare le regole generali del sorpasso e ogni altro eventuale divieto presente sul tratto di strada. Trainando un rimorchio leggero, bisogna considerare che è maggiore la forza ribaltante esercitata dal vento. Vero. Quando si traina un rimorchio, l'insieme veicolo più rimorchio presenta una superficie laterale più ampia e una stabilità complessiva più delicata. Il vento laterale, soprattutto a raffiche, esercita una spinta che tende a far sbandare il rimorchio e può creare un effetto di oscillazione. Se il rimorchio è leggero, questa azione può risultare più evidente perché il peso ridotto offre meno contrasto alla spinta del vento. Per ridurre il rischio, è opportuno mantenere una velocità moderata, evitare sterzate brusche e frenate improvvise, aumentare la distanza di sicurezza e prestare particolare attenzione su viadotti, tratti esposti e in fase di sorpasso o incrocio con veicoli di grandi dimensioni. Il segnale raffigurato indica che non è consentito svoltare a destra al prossimo incrocio. Falso. Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione d'obbligo, preavviso di direzione obbligatoria a destra. Preannuncia che non è consentito svoltare a sinistra o proseguire diritto. Precede il segnale di direzione obbligatoria a destra. Può essere integrato con un pannello che indica la distanza dal punto in cui vige l'obbligo. Circolare senza casco durante la guida quando previsto o con casco mal allacciato comporta una perdita di punti sulla patente. Vero. Quando il casco è obbligatorio, la circolazione senza casco oppure con casco non correttamente allacciato costituisce una violazione. La conseguenza non riguarda soltanto una sanzione economica, è prevista anche la decurtazione di punti dalla patente. In pratica, casco presente ma non ben fissato viene trattato come comportamento pericoloso, perché in caso di urto il casco può sfilarsi e non proteggere. Inoltre, la normativa prevede anche un fermo amministrativo del veicolo per un periodo determinato. Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dall'utilizzo di veicoli con alimentazione a metano su strade di montagna. Falso. Una frenatura poco efficiente o squilibrata dipende da cause legate all'impianto frenante,
agli pneumatici e alla ripartizione del carico, non dal tipo di alimentazione del motore. In particolare, una frenata può risultare poco efficiente o squilibrata quando vi è aria o vapore nel circuito, quando le parti frenanti sono consumate in modo non uniforme, quando la pressione degli pneumatici sullo stesso asse non è uguale, oppure quando il carico è eccessivo o mal distribuito. Le strade di montagna possono richiedere maggiore attenzione perché le discese lunghe e le frenate ripetute possono surriscaldare i freni e ridurne l'efficacia. Tuttavia ciò dipende dallo stile di guida e dallo stato dei freni, non dal fatto che il veicolo sia alimentato a metano. La barriera raffigurata si trova nei caselli autostradali per delimitare le corsie. Falso. La barriera mostrata è una barriera normale usata come segnale complementare per delimitare e rendere evidente un'area di lavori stradali, oppure per segnalare un'area occupata da un cantiere. In condizioni di scarsa visibilità può essere anche integrata con una luce rossa fissa, così da rendere più evidente l'ostacolo o il limite dell'area interdetta. In alcuni casi può essere utilizzata anche in corrispondenza di passaggi a livello quando le sbarre sono guaste, per indicare l'impedimento al transito. Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione, dobbiamo azionare l'accensione simultanea di tutti gli indicatori di direzione, quale segnale di pericolo. Falso. L'accensione simultanea di tutti gli indicatori di direzione serve a segnalare una situazione di emergenza o un pericolo reale legato alla marcia o alla sosta del veicolo. In prossimità di un incrocio, se la corsia di preselezione è stata scelta in modo errato, la condotta corretta consiste nel proseguire secondo la direzione imposta dalla segnaletica orizzontale e verticale, evitando cambi di corsia improvvisi e manovre che possano sorprendere chi segue. Successivamente, quando la circolazione lo consente, il percorso può essere corretto con manovre regolari e in sicurezza. Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è possibile attraversare se la linea ferroviaria è ad un solo binario. Falso. Con le luci rosse in funzione, l'attraversamento non deve essere impegnato. Il segnale luminoso avvisa che il passaggio a livello sta per essere chiuso oppure che è in arrivo un convoglio. Il fatto che la semibarriera sia ancora alzata non autorizza il transito, perché le luci rosse si attivano prima della chiusura. Anche con la semibarriera alzata, il passaggio può chiudersi in qualsiasi momento. Anche la presenza di un solo binario non cambia la regola. Il comportamento deve basarsi sulle segnalazioni, non su valutazioni personali riguardo alla linea. Si deve quindi arrestare il veicolo prima della linea di arresto e attendere che le luci si spengano e che l'attraversamento torni a essere consentito. Il pannello integrativo raffigurato si può trovare all'ingresso delle autostrade, per indicare che vi sono veicoli in lento movimento. Vero. Il pannello integrativo con più autovetture rappresenta la possibile presenza di traffico intenso, con veicoli rallentati oppure fermi in colonna. Serve a far comprendere che, nel tratto successivo, può formarsi una coda e che occorre adottare una guida prudente, perché il rischio principale è il tamponamento di veicoli già incolonnati. Per questo può essere collocato anche all'ingresso dell'autostrada per segnalare che l'immissione potrebbe avvenire in condizioni di traffico lento. Lo spazio di frenatura diminuisce se il conducente ha i riflessi pronti. Falso. Lo spazio di frenatura è la distanza percorsa dal veicolo dal momento in cui inizia la frenata fino all'arresto completo. Questa distanza dipende soprattutto da velocità, aderenza tra pneumatici e fondo stradale, efficienza dei freni, condizioni degli pneumatici e pendenza della strada. I riflessi pronti incidono invece sul tempo di reazione, cioè sul tempo che passa tra la percezione del pericolo e l'inizio dell'azione sul freno. Riflessi più pronti riducono lo spazio di reazione e quindi riducono lo spazio totale di arresto, ma non modificano lo spazio di frenatura in senso stretto. In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso se si circola in una strada a senso unico.
falso, Il segnale triangolare raffigurato è un segnale di pericolo che preannuncia una cunetta, cioè un tratto con discesa seguita da salita. Avvallamento della carreggiata. In tale punto occorre moderare la velocità, mantenere il veicolo stabile e tenere il volante con una presa sicura, perché l'irregolarità può causare sobbalzi e perdita di controllo, soprattutto a velocità elevata. In caso di pioggia è anche necessario considerare che nella cunetta possono accumularsi acqua, fango o detriti, con aumento del rischio di scarsa aderenza. Questo segnale, però, non introduce un divieto di sorpasso, avverte di un pericolo e impone prudenza, ma il sorpasso è vietato solo quando lo impongono altri divieti specifici, segnali di divieto, striscia continua, visibilità insufficiente, condizioni di sicurezza non garantite. Per questo è errato collegare il divieto di sorpasso al solo fatto di trovarsi su una strada a senso unico in presenza di questo segnale. La fermata è vietata lungo il margine sinistro di una carreggiata a senso unico di circolazione. falso, La fermata, ossia la sospensione temporanea della marcia, con il conducente presente e pronto a ripartire, deve essere effettuata senza creare intralcio né pericolo. In linea generale, quando ci si ferma, ci si colloca il più vicino possibile al margine destro. Tuttavia, nelle strade a senso unico, tale regola non va interpretata come un divieto assoluto di fermarsi sul margine sinistro. Pertanto, presentare come vietata questa condotta è improprio, poiché, se svolta in condizioni di sicurezza e nel rispetto della segnaletica, essa non è vietata in via generale. È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi in prossimità degli attraversamenti pedonali. vero, In prossimità di un attraversamento pedonale, il conducente deve mantenere una velocità tale da poter controllare il veicolo e arrestarsi in tempo utile. Questo comportamento serve a proteggere i pedoni, che possono impegnare l'attraversamento improvvisamente, procedere lentamente, fermarsi o cambiare direzione. Ridurre la velocità e fermarsi quando necessario consente di evitare situazioni di rischio e di garantire un passaggio sicuro a chi attraversa. Il casco integrale non può essere utilizzato quando si circola nei centri urbani ad alta densità di circolazione. falso, Il casco integrale può essere utilizzato anche nei centri urbani con traffico intenso. Ciò che conta è che il casco sia omologato e venga indossato correttamente e tenuto regolarmente allacciato durante la marcia. Anzi, il casco integrale offre una protezione più estesa, perché copre anche mento e viso, e per questo è una scelta pienamente compatibile con la circolazione in città. È consentito lasciare il veicolo in sosta sul marciapiede senza lasciare spazio ai pedoni che spingono una carrozzina per bambini. falso, Il marciapiede è destinato al transito dei pedoni. Lasciare un veicolo in sosta in modo da impedire il passaggio, soprattutto a chi spinge una carrozzina, crea intralcio e costringe i pedoni a spostarsi verso la carreggiata, aumentando il rischio di incidente. Per questo la condotta non è consentita. Inoltre, la sosta sul marciapiede, quando non è espressamente permessa da specifica segnalazione, non è ammessa. Anche nei casi in cui la sosta sia organizzata o consentita, deve comunque rimanere un passaggio pedonale libero e sicuro. Il dispositivo in figura è un dosso artificiale. vero, Il dispositivo raffigurato è un rallentatore di velocità, comunemente chiamato dosso artificiale. È realizzato in modo da creare un rialzo sulla carreggiata e, grazie alle fasce gialle e nere, risulta ben visibile anche con scarsa illuminazione. La sua funzione è ridurre la velocità nei tratti in cui è necessario aumentare la sicurezza, per esempio in aree urbane, vicino a attraversamenti pedonali, scuole o zone residenziali. Per superarlo correttamente è opportuno rallentare, mantenere il veicolo stabile e procedere con manovre regolari, evitando frenate e sterzate brusche in corrispondenza del rialzo. Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente se viene effettuato in vicinanza di una piazzola di sosta.
falso, In autostrada la manovra di sorpasso richiede attenzione perché le velocità sono elevate e gli spazi si riducono rapidamente. I rischi più tipici durante il sorpasso dipendono soprattutto da distanza di sicurezza insufficiente, scarsa attenzione verso i veicoli che seguono, spostamenti improvvisi sulla corsia di sorpasso, accodarsi troppo da vicino a un veicolo che sta già sorpassando, oppure raffiche di vento laterali che possono rendere instabile il veicolo. La presenza di una piazzola di sosta, invece, non rende di per sé il sorpasso motivo di incidente. La piazzola è un'area laterale destinata alla sosta di emergenza e non costituisce un punto in cui il sorpasso, da solo, diventa pericoloso in modo tipico o diretto. Resta comunque necessario eseguire il sorpasso con manovre progressive, controlli accurati degli specchi e rientro in corsia solo quando lo spazio è adeguato. In presenza del segnale raffigurato un'autovettura con massa a pieno carico pari a 3 tonnellate trainante un carrello appendice, può sorpassare veicoli a motore. vero, Il segnale raffigurato vieta il sorpasso ai veicoli destinati al trasporto di cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Un'autovettura, anche se ha massa a pieno carico pari a 3 tonnellate e traina un carrello appendice, resta un veicolo destinato al trasporto di persone e non rientra nel divieto indicato dal segnale. Di conseguenza, può sorpassare, purché la manovra sia consentita anche dalle altre regole di circolazione e dalle condizioni di sicurezza del tratto di strada. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo. falso, Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo. Disco blu. Indica l'inizio di un percorso riservato ai quadrupedi da soma e da sella, quindi a cavalli e animali simili condotti o montati. In quel tratto la circolazione è riservata a questi animali e, di conseguenza, non è consentito il transito ai veicoli, alle biciclette e ai pedoni. In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a 3 luci, abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce gialla lampeggiante. vero, Il segnale raffigurato indica il diritto di precedenza nei sensi unici alternati. Si trova prima di una strettoia in cui può passare una sola fila di veicoli e stabilisce che i veicoli provenienti dal senso opposto devono attendere e lasciar transitare chi ha questo segnale. Quando il semaforo a 3 luci è giallo lampeggiante, il messaggio principale è di procedere con particolare prudenza e a velocità moderata. In questa condizione la precedenza si determina seguendo la segnaletica presente. Quindi, con questo segnale la precedenza resta a favore del proprio senso di marcia, ma si deve comunque avanzare con cautela e accertarsi che l'altro senso abbia effettivamente lasciato strada, soprattutto se qualcuno ha già impegnato la strettoia. Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere mancanza di curve pericolose. falso, Gli incidenti dovuti alla struttura della strada dipendono soprattutto da caratteristiche che riducono lo spazio di manovra, peggiorano la visibilità o compromettono l'aderenza. Esempi tipici sono una carreggiata troppo stretta, la presenza di strettoie non segnalate, la mancanza di segnaletica orizzontale, un fondo stradale deformato oppure scivoloso. La mancanza di curve pericolose, invece, non rappresenta un elemento che rende la strada più rischiosa per la sua struttura. Indica piuttosto l'assenza di un punto critico. Il rischio strutturale, semmai, aumenta quando le curve pericolose sono presenti e non sono adeguatamente segnalate, o quando la strada presenta difetti e condizioni che peggiorano la stabilità del veicolo. Durante la marcia è obbligatorio tenere accese le luci abbaglianti, a partire dal tramonto del sole fino al suo sorgere. falso, Di notte l'obbligo riguarda l'uso dei proiettori anabbaglianti, non quello dei proiettori abbaglianti. L'illuminazione da utilizzare in modo continuativo nelle ore di oscurità è quella che consente di vedere la strada senza abbagliare gli altri utenti. Le luci abbaglianti, invece, si usano solo quando servono davvero per aumentare la visibilità e solo se non creano pericolo o disturbo, tipicamente fuori dai centri abitati.
su strade senza illuminazione sufficiente, e devono essere disattivate quando si incrociano veicoli o quando si segue un altro veicolo a distanza tale da poterlo abbagliare. Grazie per aver guardato. Scrivete nei commenti quanti errori avete fatto. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace e condividete con altri che si stanno preparando per l'esame di teoria. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!